Buongiorno e bentrovati. Mi è stato chiesto in diverse occasioni come fare a risolvere il problema del cavallo che non si vuole far toccare le orecchie. Premetto che di solito quel problema lì è un problema indotto, non è naturale, nel senso la stragrande maggioranza dei cavalli non hanno problemi a essere toccati sulle orecchie, soprattutto se questo viene iniziato a fare fin da quando sono puliti, sono piccolini, cosa che la maggior parte degli allevatori non fa, nel senso che chi alleva cavalli di solito li lascia là fino all'età che decidono che sia il momento di tirarli dentro, magari domarli eccetera eccetera, ma non vengono gestiti, e questo può in alcuni casi e in alcuni soggetti anche creare poi dopo dei problemi, no? Perché il cavallo non si fa toccare, non si fa mettere la capezza, non si fa. Ora, c'è da dire anche questo, che in diverse pratiche tradizionali in cui l'orecchio viene utilizzato come punizione, cioè l'addestratore che sta sul cavallo gira l'orecchio, e quindi questo qui succede che poi, anche se il cavallo all'inizio non era un cavallo che aveva problemi a farsi toccare le orecchie, poi dopo ha problemi a farsi toccare le orecchie perché associa il fatto di essere preso a un orecchio con il dolore che causa quando glielo tolgono, no? E purtroppo è così, che ci credate o meno, è a questa maniera, quindi in alcune situazioni io personalmente l'ho rivisto fare. Quindi poi cosa succede? Alla fine troviamo un cavallo che non si fa toccare le orecchie, ma che sia per un motivo o che sia per un altro, com'è che si può fare per migliorare e risolvere questo problema? Come al solito ci vuole pazienza, determinazione e ripetizioni nel tempo. Lei è la nostra amica Magnolia, adesso è molto che è ferma, è praticamente un anno quasi che è ferma, perché lei ha avuto un brutto problema, ha avuto una colica l'anno scorso ad aprile, è stata operata e quindi poi ha avuto questa lunga convalescenza, e adesso abbiamo ricominciato un pochino a muoverla, pochissimo, perché col fatto che piove sempre abbiamo fatto veramente ben poco. Infatti ora è più o meno un paio di mesi che non fa assolutamente nulla. Infatti, come la vedete, è molto accesa, è un po' su di giri, e va bene così. Però ho preso lei come esempio oggi perché in effetti lei non è né un cavallo che è troppo difficoltoso a farsi toccare le orecchie, ma non è neanche un cavallo che si fa toccare le orecchie volentieri. In molti video che mi avete visto fare ci avete fatto caso che io tante volte tocco le orecchie, carezzo le orecchie dentro al cavallo, anche perché quella è una pratica buona, perché una volta che magari dovete mettere delle medicine o fare qualsiasi cosa, il cavallo è già abituato a essere toccato in tantissime occasioni. Quando ci sono moscini glieli tolgo, lo gratto eccetera, e questo fa sì che lui diventa confidente con la mia mano lì, no? È una buona abitudine, poi è chiaro, non è che questo non è che dovete farlo obbligatoriamente, però è una buona abitudine. Quindi toccare le orecchie anche quando non ce n'è bisogno. Vi serve anche quando andate a mettere l'imboccatura, no? Dovete abbassare la testa del cavallo, mettere l'imboccatura, quindi anche in quel caso lì avere il cavallo che non ha problemi a farsi mettere la mano qua su tra le orecchie è un bel aiuto. Ma com'è? Torniamo al discorso iniziale, se no divago come al solito. Dov'è il trucco? Non c'è un trucco in realtà, si tratta semplicemente di fare approccio e ritirata, è gioco d'amici. Il gioco d'amici è fatto da soglie e da approccio e ritirata. Io devo capire qual è la sua soglia, cioè la soglia vuol dire quando è che lei comincia a avere timore della mia mano che si avvicina all'orecchio, e al momento che vedo che lei non è ancora scattata, però è abbastanza, diciamo, preoccupata, ecco, lì devo giocare un po' e tornare indietro, fino a che, facendo questa danza avanti e indietro, riesco a farla ritornare tranquilla, e lo vedo poi dalla posizione della testa. Quindi com'è che faccio io? Se la cavalla, quando io vado a toccare le orecchie, mi tira via la testa,
La prima cosa che devo fare è iniziare da lontano. Inizio da lontano, metto un pochino di pressione sulla capezza e mentre carezzo qua voglio che lei butti un pochino giù la testa. Ok? Vedete? Ho messo un pochino di pressione, aspetto, mentre che carezzo qua, non vado oltre, ecco, e lascio e torno via. Di nuovo mi avvicino, guardo, se tira su mi fermo, adesso comincia a tirare un pochino su, adesso un pochino di più, ok, mi fermo qui, abbasso di nuovo, ecco, e torno indietro. Vado di nuovo, adesso ha visto qualcosa, però io non posso andare lassù in questo momento perché o non mi considera, perché in questo momento pensa ad altro e quindi non servirebbe a nulla, oppure si impaurisce ancora di più. Allora cosa faccio? Torno giù, metto un pochino di tensione sulla corda, aspetto che lei vada un pochino giù con la testa, eccola qua, brava, eccola qua, bravissima, bravissima, carezzo, ha avuto paura di nuovo, oggi è una bella giornata di vento, fresca, e quindi è molto scattosa lei, metto un po', eccola là, brava, di nuovo ha ritirato su, è preoccupata perché c'è le ombre delle canne di bambù, no, brava, qua, vedete, lei fa questi piccoli scatti perché è un pochino preoccupata di nulla, non è che preoccupata di me, è preoccupata dell'ambiente. È carica come una molla, direbbe qualcuno. Quindi metto un pochino di tensione, carezzo. Lei pensa ancora ad altro, eccola qua. Bravissima, aspetto, voglio che si rilassi un po' perché in questo momento è veramente rigida. Ecco. Per esempio un cavallo così che è molto carico di energie, molto diciamo innervosito dall'ambiente, anche da rumori normalissimi come possono essere gli uccellini, il vento nelle canne, eccetera, è importantissimo giocarci prima, ok? Farla muovere, farla rilassare un po' e poi successivamente andare a fare questo esercizio. Adesso ci sono dei cavalli lassù che passano, eccola qua, sì, ci sono dei cavalli che passano, vedi? Brava, stai attenta a me, dei cavalli che passano, brava, eccola là, bravissima, provo a andare un po' qua, ecco, tocco piano piano l'orecchio. Se lei arriva su con la testa io ritorgo la mano subito, perché è tanto inutile che io aggiunga benzina sul fuoco. Adesso voglio che ributti giù la testa, eccola là. Voglio che ributti giù la testa, bravissima. Vedete? E io rifaccio da capo. Eccola qui. Bravissima. Così. No, voglio lasciarla con lei che butta giù la testa, Quindi insisto, ecco, questo è buono e lo rifaccio di nuovo, metto la mano qua perché io rompo le soglie, quindi la volta successiva riparto da quella soglia lì, non è che riparto di nuovo qua dal Garrese. Vieni, dai, su.
brava, ok. Capite perché è importante rimanere tranquilli? Cioè, il cavallo è un cavallo, quindi se si impaurisce dovete essere in grado di gestirlo senza impaurirvi a vostra volta. Quindi adesso metto un pochino giù la testa. No, non è verso di me. Il mio spazio non ci deve mai venire vicino. Queste sono cose che spiego in tutti i video che trovate sul canale. Cioè il rispetto dello spazio, il rimanere calmi, cercare di non muovere i piedi. Sono tutte cose che spiego nei vari video che trovate sul mio canale. Quindi se siete nuovi, andate sul canale, che ce n'è più di 200. Ok, bravissima, brava. Oh no, rimettiamo giù la testa, brava. Ah, ecco, brava. Ho detto ecco perché ha masticato, invece prima era bloccata proprio con la mandibola, e quello è un segno che riesce a pensare. Bravissima, brava, tieni. Ok, adesso do un premio, perché prima era impaurita, non potevo dare un premio perché sarebbe servito a poco. Un cavallo quando è in cervello destro, cioè questo significa quando è impaurito, non pensa al cibo, ma pensa esclusivamente a scappare, e quindi non posso dare del cibo, non l'avrebbe preso o comunque non l'avrebbe apprezzato. Quindi in questo caso gli ho dato un premio perché lei è riuscita a farsi toccare stando con la testa giù e abbastanza rilassata. Ecco, vedete, ogni tanto si vede la sclera dell'occhio, che è la parte bianca, perché ancora non è tranquilla. Brava, brava, sì. Ottimo, vieni, bravissima. Vedi che non succede nulla, ci sono io che ti proteggo. Non ti devi preoccupare delle canne, le canne non ti fanno nulla oggi, ci sono io. Ecco, vedete, l'orecchio non è che gli fa tanto piacere, però adesso rimango lì, anche se lei ha fatto un po' così per farselo togliere, rimango lì finché, ecco, adesso che ha abbassato la testa lo tolgo. Capite un po' il discorso qual è? Io prendo l'orecchio, lo soffice, non lo stringo, devo riuscire a rimanere a seguire il movimento della testa della cavalla, ok? E senza mai stringerlo, massaggiandolo un po', e se lei si rilassa e butta giù la testa, lascio. Brava. E di nuovo, metto l'orecchio, ecco, bravissima. Adesso provo con il pollice a passarlo un pochino nei peli dentro, così piano piano, proprio accarezzarli. E adesso aspetto di nuovo, metto un po' di pressione sulla corda, aspetto di nuovo per vedere se lei riesce, ecco, e la lascio di nuovo e la premio. Cominciate a capire un pochino il meccanismo, no? Il progetto è quello di farla rilassare, fargli trovare una sensazione piacevole quando io metto la mano lì. Quindi partite dal garrese, andate piano piano, rompete le soglie piano piano, ogni volta che arrivate su una soglia lei alza la testa, aspettate, rimanete lì fermi con la mano, buttate giù, fate mettere giù la testa, quindi mettete leggermente tensione. Mi raccomando, perché io ho visto qualcheduno che mi ha mandato dei video dove si mette lì e ci si attacca fra poco per tirargli giù la testa, ma non è così. Io metto veramente pochissima, vedete, con la mano, 2 dita, metto un po' di tensione e aspetto che butti giù la testa e lascio. Non ci metto 10 kg, ci metto 2 etti, 3 etti. Ora, non è che magari qualche ingegnere fra di voi vorrebbe sapere la misura esatta, bisognerebbe che mi mettessi qui con un dinamometro, però è veramente poco, vedete, la tensione che si può fare con 2 dita, Bravissima, bravissima. Adesso mi dai questo orecchio? Sì, No? Sì, me lo dai questo orecchio. E adesso, brava, questo volevo, questo no, voglio di nuovo la testa giù. Non la voglio lasciare quando lei ha la testa su, voglio lasciarla quando ha la testa giù. Di nuovo. Ecco, brava, no? Se mi fa per togliermela io con la corda, mi aiuto per tenerla lì, E quando mi dà, ecco.
mollo, quando cede, quando ogni volta che mi dà un accenno di cessione. E questo lo ripeto sia a destra che a sinistra. Quindi ricordatevi le soglie, trovate qual è la soglia, giocate su quella finché non la rompete. Ogni volta ricordatevi sempre che dovete aspettare che la cavalla vada giù con la testa, ok? Se non va giù con la testa non smettete di chiedere. Se avete la possibilità potete anche giocarci un pochino con il cavallo prima, in modo che lui si rilassi un po' e si connetta con voi. Se è un cavallo che magari, che ne so, ci andate una volta alla settimana, che vi vede poco, eccetera, non arrivate subito e bam, iniziate a fare quell'esercizio lì. Magari fate un pochino di routine giornaliera, no? Spazzolate, lo portate fuori, ci giocate un pochino e poi alla fine della sessione magari fate un pochino di questo, così lui è già più calmo, è già più connesso con voi, si è rispolverata un pochino la memoria di chi siete, cosa fate, cosa volete, come lo fate, eccetera. E poi piano piano iniziate, fate l'esercizio e lo lasciate nella maniera migliore che potete. Quindi io adesso per esempio lei la lascio così, che lei con la testa giù, e avete visto? C'è stato un rumore laggiù di una porta che ha sbattuto, di un box, e lei si è impaurita. Di nuovo, ecco. Ah, brava. Di nuovo voglio più giù la testa però. Eccola là. No, la devi lasciare giù. Eccola lì, brava. E gli do un altro pezzetto di carota. Ok? E questo non è che c'è da fare. Quante volte lo dovete fare? Lo dovete fare un po' di volte, perché dipende molto dal cavallo quanto è impressionato, quanto è impaurito da questa presa dell'orecchio, no? Se è stata fatta delle prese dell'orecchio in precedenza o se magari semplicemente è perché non è confidente con una mano lì. Però ecco, insomma, diciamo che dovete farlo un po' di volte, minimo 6-7 volte. Ma 6-7 volte vuol dire che non è che vi dovete mettere qui come sono io oggi, ora, e lo faccio 6-7 volte. No, questa è una volta. Domani o la prossima volta che ritornate dal cavallo, rifate tutto da capo e rimettete questo esercizio la seconda volta e via e via. Ci vuole pazienza e un pochino di ripetizione. Di solito 6-7 volte su un cavallo che non è stato traumatizzato, cioè un cavallo che non gli è stato preso e torto l'orecchio, bastano, sono sufficienti per renderlo abbastanza solido. Poi dopo lo migliorate, chiaro. Come lo migliorate? Ad esempio potete arrivare al punto in cui per un orecchio lo potete prendere e spostare senza fare forza. Prima lo prendete solo con la capezza e con l'orecchio e fate forza sulla capezza, non sull'orecchio, fino ad arrivare al punto che basta veramente un'idea, cioè voi lo prendete qua dietro, ora io non la tocco perché lei non è ancora pronta, lo prendete dietro l'orecchio e con una leggerissima pressione ve lo portate a zonzo per il campo. Quello è un esercizio porcospino, guarda caso, che potete fare. E adesso ha voglia di giocare un po', ha voglia di muoversi, per cui io vi saluto, vado a giocare un pochino con lei e spero che vi sia piaciuto il video, spero di aver risposto a quelle persone che mi avevano chiesto sta roba qua negli ultimi mesi. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere scrivendo un commento oppure pigiando sul pulsantino del like e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again.
Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.